Qualche video fa ho raccontato piuttosto dettagliatamente cosa ho speso in un anno per mantenere la mia Tesla Model 3. Ho chiesto a voi di fare lo stesso e scriverlo nei commenti. In queste settimane i commenti sono arrivati e ho raccolto tutte le vostre esperienze ed i vostri costi. Oggi li mettiamo a confronto. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Ricapitoliamo un po' dei miei costi prima di vedere i vostri. È stata consegnata il 5 marzo la mia Tesla Model 3 Performance. La rilevazione dei costi è stata fatta appunto in questo periodo, quindi da marzo 2019 a marzo 2020. Il contachilometri segnava 35.558. Ho pagato per le ricariche 1.244 euro, per l'assicurazione 1.180 euro, per il Telepass 1.500, i pneumatici 764 e 67 euro di altro materiale di consumo. In totale 4.755 euro. Direte, cavolicchia, hai speso un casino, però aspettate, ascoltate il mio ragionamento prima di venire a conclusioni. Prima avevo una Volkswagen Polo del 2010, ora l'ho passata a mia moglie. Non ho mai fatto dei calcoli di quanto spendessi di benzina, ma posso dirvi che più o meno stavo sui 15-17 al litro. Diesel, tra l'altro. Normalmente per l'assicurazione spendevo circa 620 euro ogni anno e solo per la copertura obbligatoria, la RCA. Vabbè, ho alzato un pochino i massimali, devo dire. Però spendo circa metà di quello che spendo oggi con la mia Tesla Model 3. Sulla Model 3 però ho copertura totale, quindi casco, furto incendio, antivandalici, atmosferici, chi ne più ne ha più ne metta. Diciamo che se mettiamo sulla bilancia i costi e i benefici ho un'assicurazione più vantaggiosa e ciò che pago in più mi dà una certa sicurezza. Come sempre poi, se volete il contatto del mio assicuratore, mandatemi una mail, è super ottimo. Il discorso autostrade, che è quello che un po' più mi ha fatto piangere, è assurdo. Si sono pippati 1.500 euro in un anno e devo dire che è il costo più folle veramente che ho riscontrato nell'usare un'auto, in generale. Da un paio di mesi a questa parte, su alcune autostrade però, c'è uno sconto per le auto elettriche sul pedaggio del 30%, meglio così. Con un'auto elettrica poi non paghi il parcheggio delle strisce blu e posso entrare anche nelle ZTL, previa comunicazione della targa al comune. Non parliamo di bollo o super bollo perché sulle auto elettriche non si paga per i primi 5 anni e poi si paga al 25%. E poi, dato che si paga sui kilowatt indicati nel libretto, la cifra è veramente imbarazzante perché il calcolo dei kilowatt è basato sulla potenza massima erogata dal motore per 30 minuti. E un'auto elettrica non è in grado di tenere la potenza del motore al massimo per tanto tempo, quindi i kilowatt indicati sono veramente pochi. Sulla mia Performance, che ha circa 500 cavalli, ho segnato sul libretto 155 kW, 153 sono segnati sulla Long Range e 100 sulla Standard Plus. Continuiamo poi a parlare di costi. Quelli dei pneumatici sono aumentati chiaramente, la mia Polo prima aveva cerchi del 17 e diciamo che le gomme erano piccole e ben supportate da diverse marche. Ora la mia Tesla Model 3 Performance però ha cerchi da 20 e monta gomme sportive decisamente più costose. Per un treno di gomme estive infatti ho speso circa 760 euro e 900 per il treno invernale. La cosa migliore da fare, secondo me, per chi ha una Tesla o comunque ha un'auto con delle gomme grosse e ha la necessità di montare le invernali, direi di prendere un set di cerchi più piccolo, diciamo del 18 o del 19. Così le invernali costano decisamente meno. Ma il fatto è che a libretto la mia Tesla Model 3 può montare solo cerchi da 20 e devo cercare di capire se magari facendo qualche magheggio posso montare i 18 e farli omologare, quindi farli scrivere sul libretto. In caso voi l'avete già fatto, scrivetemelo nei commenti, così almeno lo faccio anche io. Grazie. Ma adesso veniamo al rapporto dei costi della mia Tesla Model 3 a confronto con le vostre auto.
Nei mesi passati ho raccolto 78 testimonianze e ne analizziamo un po' insieme. Teniamo da conto solo i costi del carburante e dell'assicurazione rapportati al numero di chilometri percorsi in un anno, così facciamo quanto costa al chilometro fondamentalmente. Vado a prendere il fogliazzo perché avevo dimenticato il fogliazzo. Il fogliazzo. Io ho dato una petta alla PlayStation. Bene, eccoci col fogliazzo. Con una Skoda Octavia 2000 di cilindrata, Ivano Brugnara ha speso 3.708 euro tra carburante e assicurazione e ha percorso 19.825 km. Al chilometro ha un costo di 19 centesimi. Con una Hyundai i30 1600 Claudio Danesi ha fatto 35.000 km ed ha speso tra benzina e assicurazione 4.997 euro, 14 centesimi al chilometro. Speedfill invece con un BMW 330 diesel ha percorso 17.000 km ed ha speso 4.080 euro, 24 centesimi al chilometro. Con una Mercedes C200 del 94 Alessio Casalini ha speso più di tutti, in totale 4.500 di carburante e di assicurazione 3.000 su 9.000 km. Il costo al chilometro è decisamente alto, sono 33 centesimi. Dato che si tratta di un'auto un po' datata, prendiamo ad esempio Erduca de Roma, che è un utente che è nel nostro gruppo Telegram, che ho sentito più volte personalmente. Lui, prima di passare a Model 3, aveva un Audi A5 TDI 4. In 25.000 km percorsi in un anno ha speso circa 4.500 euro di carburante e 1.600 di assicurazione. Anche lui 24 centesimi al chilometro circa, non male. Fortuna che hai preso una Model 3, Duca. Tra l'altro la wrappata viola è bella face. Cristian Lauro invece, fortunato possessore di un Alfa Romeo Stelvio, ha speso circa 2.900 euro percorrendo 20.000 km ed ha una spesa di 15 centesimi al chilometro. Ma andiamo avanti ragazzi, sono pochi tenete botta. Mazda 3, quella bella da Dio. Andrea G ha percorso 24.000 km spendendo circa 1.987 euro, 8 centesimi al chilometro. Veramente poco. Ma veniamo al clou, veniamo al perché siete qui. Volete sapere perché circolare con una grande punto costa di più che circolare con una Model 3 Performance? Ok, ve lo dico. L'utente Mag AI ha una grande punto del 2006 e ha speso 800 euro per 1.200 km. Poco, diciamo pochissimo. Spende circa 7 centesimi, come me, che ho un'auto elettrica. Però non ha indicato il costo dell'assicurazione, forse si è dimenticato. Comunque, anche se costasse molto poco, aggiungendolo agli 800 euro del carburante, andrà ad aumentare il costo al chilometro. Quindi circolare con la mia Tesla costa meno di circolare con una punto. Tutti i dati raccolti li trovate in un file che io ho allegato a questo video, lo trovate in descrizione. Nel file vedete tutti i costi per le varie auto. Il braccio destro Ginger Black mi ha aiutato a ragionare i dati e a metterli in bella copia, come si diceva quando si andava a scuola. Potete scaricarli e dare un'occhiata. Il primato va sicuramente a DVX95 che ha una Model S, che è una Tesla Model S. In un anno ha speso solo 1.600 euro, di cui 1.400 per l'assicurazione e 200 di energia. Probabilmente perché hai supercharger gratis o carica a casa con il fotovoltaico, non lo ha specificato. Comunque lui ha fatto 50.000 km spendendo 1.600 euro, 3 centesimi di euro al chilometro. Cioè io mi lamento che spendo 7 centesimi, lui 3 centesimi. Certo, c'è da dire che una grande punto costa meno di una Model 3 e decisamente meno di una Model S. Vi ricordo che quello di oggi è un video solo per mettere a confronto un po' di costi che io ho trovato, che mi avete dato voi tra l'altro, quindi io non ho fatto niente, ho semplicemente preso i dati, fatto le operazioncine. Poi adesso noi non stiamo paragonando le prestazioni, altrimenti chiaramente una Tesla o una qualsiasi auto elettrica vincerebbe facile su tutte le auto con motore termico della stessa categoria. Si sa che comunque il motore elettrico ha più spinta, eccetera. La mia Tesla
cioè a 500 cavalli, la stiamo confrontando con auto che magari hanno meno di 80 cavalli, ma fa niente, noi parliamo solo di risparmio al chilometro. Recentemente poi ho visto un'infografica che dice che la perdita di valore di un'auto elettrica è circa del 10% rispetto alle altre con motore termico che si svalutano molto di più, parlavano del 30-50%. Comunque io vi darò conferma quando vedrò e toccherò con mano, quando sarà il momento di vendere la mia Tesla, ve lo dirò, quindi farò un video dedicato. Per ora non sono sicuro al 100% di questa cosa, ma mi sembrava giusto passarvi anche questa informazione. Ho cercato un po' di prezzi di auto Tesla usate e devo dire che comunque non costano poco. Se avete i dati sotto mano e volete perdere 2 minuti, commentate questo video indicando i vostri costi. Ed è possibile che magari più avanti farò un video di aggiornamento con ancora tutti i vostri costi aggiornati. Mi farebbe piacere capire se sono io che sbaglio o se effettivamente guidare un'auto elettrica fa risparmiare. Fa risparmiare forse come guidare un'auto a metano o guidare un'auto GPL. Certo, c'è da dire che se le auto elettriche costassero meno, potrebbero veramente essere la soluzione per abbattere i costi della mobilità in una famiglia. Nel caso in cui poi abbiate un impianto fotovoltaico, potrebbe veramente essere la scelta più azzeccata. Come sempre ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciate un like a questo video, mi permetterà di crescere ancora su YouTube e forse il video verrà proposto anche a chi è ancora scettico riguardo il mondo della mobilità elettrica. Iscrivetevi anche al canale Telegram, siamo la community più grande di Tesla e auto elettriche d'Italia e siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande. Noi ci rivediamo ogni martedì e venerdì con un nuovo video. Il prossimo parlerà di tutti i termini da conoscere riguardo la mobilità elettrica, che sembra un po' complicata, ma non lo è affatto. Non dimenticatevi poi la live di domenica alle 21, dove regalerò qualche piccolo supercharger stampato in 3D. Ciao, alla prossima!